Carissimi, di nuovo bentornati. Allora, oggi vi faccio vedere la crostata moderna con la pasta sablé che vi ho fatto vedere nell'ultimo video. Utilizzerò quella rettangolare, perché con quella rettangolare ho acquistato uno stampo, ma diverso tempo fa, di cui io addirittura me ne ero completamente dimenticato, e questo stampo dà la possibilità di fare non soltanto la crostata, ma anche una decorazione esterna che è fatta a forma di bolle. Allora, adesso noi ci vediamo la ricetta e gli ingredienti. Non vi faccio vedere chiaramente da capo la pasta sablé. Se volete, recuperate il video che avete visto in precedenza. Comunque vi lascio il link sia qui sotto che qui sopra in descrizione. E allora ci vediamo la ricetta. Adesso ci occuperemo per prima cosa della crema di limoni, che sarà diversa dalla lemon curd che ho fatto qualche tempo fa. Infatti questa è senza burro e senza farina, quindi molto delicata, però veramente molto deliziosa. Allora, gli ingredienti per fare questa crema di limoni sono 2 tuorli, le zeste di un limone bio, mi raccomando, 40 g di amido di mais, 60 g di succo di limone bio, 110 g di zucchero e 190 g di latte. Mettiamo lo zucchero e le zeste di limone nel frullatore. Frullandoli insieme avremo uno zucchero profumatissimo. Allora, adesso in un contenitore andiamo a mettere il latte, lo zucchero che abbiamo miscelato insieme alle zeste del limone, le uova, anzi i tuorli per essere precisi, e infine l'amido di mais. In pratica l'unico ingrediente che non andremo a inserire in questo momento è il succo di limone. E adesso col frullatore in immersione misceliamo tutto. Ecco fatto. Adesso andiamo a mettere il nostro composto all'interno di un pentolino a fuoco molto dolce. Cominciamo a mescolare un po' quello che facciamo con la crema pasticcera e vedrete che tra poco, circa 4-5 minuti, si addenserà. Allora, come vedete si è ben rassodata. Adesso la togliamo fuori dal fuoco e aggiungiamo il limone. Mescoliamo per altri 30 secondi e ora andiamo a inserire il succo di limone. Eccola qua, come vedete, bella liscia e compatta. Adesso la mettiamo in una bowl. E come per la crema pasticcera, adesso andiamo a mettere la pellicola a contatto e la lasciamo raffreddare. Nel qual caso invece la doveste utilizzare al momento, allora in questo caso per farla raffreddare potete metterla una bowl del genere all'interno di un'altra bowl un po' più grande con acqua e ghiaccio, in modo tale che così sarà più rapido il raffreddamento. Ora invece ci occuperemo della gelée di fragole. Vi dico di fragole e non di altri frutti perché deve essere un frutto dolce, dovrà contrastare l'acidità della crema di limoni e vi posso assicurare che uscirà fuori una crostata fantastica. Allora, mettiamo in acqua fredda i nostri fogli di gelatina e lasciamoli a bagno per almeno 10 minuti. Prendiamo 250 g di fragole e tagliamole a pezzi dopo averle lavate. Allora, messe in un contenitore, ci andiamo ad aggiungere il succo di mezzo limone e poi andiamo a frullare. Adesso andremo a setacciare il succo delle fragole con un colino a maglie strette in modo tale da togliere tutti quanti i semini. Ok, andiamo a mettere adesso il succo delle fragole sul fuoco e facciamole raggiungere il primo bollore, però prima aggiungiamo lo zucchero. La cosa importante è di dover mescolare continuamente, ci vuole un pochino di tempo, circa 5-7 minuti, però ne vale veramente la pena, poi dopo vedete il risultato. Non mettendoci la gelatina, questa può servire anche come coulis e quindi poi aromatizzare o fare degli inserti all'interno dei dolci.
Ecco che sta cominciando a sobbollire e come vedete si sta addensando. La salsa alle fragole è pronta, adesso la lasciamo intiepidire. Ora che si è intiepidita prendiamo la nostra gelatina, la andiamo a strizzare per bene, la andiamo ad aggiungere alla nostra salsa di lamponi e mescoliamo per bene. A proposito, c'è un altro ingrediente importantissimo all'interno di questa ricetta, quello di dovervi iscrivere al canale. Iscrivetevi, a voi non vi costa nulla, è tutto gratis, a me fa un mondo di differenza. Allora, prendiamo uno stampo, io ho comprato quello della Silicomart che è quello con le bolle, un bubble, chiaramente è stato ben lavato e asciugato e adesso andiamo a metterci la nostra salsa di lamponi e andremo a riempire tutto lo stampo fino al bordo. Cerchiamo di muoverlo delicatamente e adesso lo lasciamo raffreddare completamente. Rimessiamo con la frusta elettrica la crema di limoni. Prendiamo la nostra sablé e mettiamoci la crema di limoni coprendo tutta la superficie fino al bordo. Togliamo dallo stampo la gelée di fragole. Come vedete, così gelata si toglie benissimo. Poi adagiatela piano sulla crostata. Lasciate in frigo e tiratela fuori 30 minuti prima di servire. Però non scappate via, vi do gli ultimi consigli. Giusto 2 parole per terminare il video. Allora, quello che avete visto non è altro che la trasposizione moderna di un classico dei nostri dessert, ovvero le fragole col limone. Abbiamo fatto una pasta frolla sablé, ma potete anche sostituirla con la pasta frolla normale, una crema di limoni che rispetto alla lemon curd che ho fatto un po' tempo fa, come vi ho già detto, è molto più leggera, e poi questa gelée alle fragole. Però attenzione, io l'ho fatta utilizzando uno stampo che avevo in casa, ma se voi volete potete farla ugualmente con uno stampo rotondo rettangolare come questo, mettendola all'interno di un piatto oppure di un vassoio in modo tale da fare la forma e poi magari rifilarla con un coltellino. Io spero che la ricetta vi sia piaciuta, grazie per essere stati con me fino adesso, ricordatevi, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Bacioni!